Benvenuti, cercatori di verità e amanti delle storie che lasciano il segno, in un nuovo e memorabile episodio di Turkey News Magazine. Oggi scomporremo un episodio che ha superato i confini della semplice cronaca, diventando un caso di studio su pazienza, dignità e diritto alla privacy. Nel grande teatro della produzione televisiva, dove i sorrisi possono essere provati davanti allo specchio e le risposte a volte suonano come un copione, ogni tanto accade l'imprevisto. La maschera scivola. Parleremo di una serata che doveva essere una celebrazione sacra, una chiusura carica di nostalgia, e che invece, complice l'insistenza della stampa, si è trasformata in un terreno minato emotivo. Parleremo della festa di fine riprese, e in particolare dell'istante in cui Erkan Merik, il gentiluomo del nostro panorama, si è ritrovato messo all'angolo da un fantasma del passato con nome e cognome, Azal Suba. Prima di addentrarci in questa cronaca di tensione, silenzi e sguardi taglienti, un invito dal cuore: se apprezzate questo racconto approfondito e rispettoso, iscrivetevi a Turkey News Magazine. Attivate le notifiche per non perdere neanche un frammento. E se desiderate sostenere la nostra missione di raccontare la verità non filtrata e accedere a contenuti esclusivi, cliccate ora sul pulsante Unisciti. È il vostro supporto che ci permette di restare qui, a osservare ciò che molti ignorano. Per capire la portata dello scatto d'orgoglio, bisogna comprendere il contesto quasi sacrale violato. Nell'industria dell'intrattenimento, la festa di chiusura non è solo un ritrovo con musica e bicchieri alzati, è un rito di liberazione. È il momento dell'esalazione collettiva dopo mesi, a volte anni, di orari disumani, notti insonni sotto piogge artificiali e un peso costante di aspettative e ascolti. Per la troupe e il cast di questo progetto, quella cena di addio doveva essere un rifugio, un santuario. Il cammino era stato tempestoso, una nave che ha sfidato venti critici e scossoni produttivi, cercando di restare a galla nella spietata corsa per l'attenzione del pubblico. Eppure, nonostante il rumore esterno e le difficoltà tecniche, il legame interno della squadra era rimasto saldo, forgiato nel fuoco dell'avversità. Erkan Merik, protagonista maschile noto per i modi cavallereschi e l'integrità professionale, vedeva quella serata non come una semplice conclusione, ma come il suggello di una resistenza collettiva. Aveva tessuto legami profondi con la sua squadra, ricordando a tutti, in ogni circostanza, il valore della fraternità e della lealtà. La serata era stata pensata come un brindisi alla memoria, riguardare con fierezza mesi di fatica, a prescindere dal risultato commerciale. Dentro il locale, l'aria era densa del calore della complicità. Tecnici, assistenti, attori secondari si stringevano attorno a lunghi tavoli, le risate si mescolavano al tintinnio dei calici, riaffioravano i racconti delle riprese sotto il sole impietoso o nel fango di location remote, e la stanchezza condivisa diventava leggenda da ricordare. Erkan si muoveva in quella sala come un padrone di casa discreto e presente. Scambiava parole con ciascuno, ringraziava con sobrietà, manteneva quel suo passo composto che da anni il pubblico riconosce. Era il capitano che, se necessario, affonda con la sua nave, ma lo fa con una dignità che non chiede testimoni. Eppure, come sappiamo bene, la quiete in questo settore è spesso solo l'attimo prima del temporale. L'atmosfera cambiò nel momento esatto in cui Erkan mise piede fuori dal locale. Il passaggio dalla quiete della cena allo stordente bagliore dei flash fu immediato, brusco. Di solito queste uscite seguono un copione monotono, 2 domande sul progetto, un augurio gentile, una buonanotte sussurrata tra i click delle macchine fotografiche. Ma i giornalisti appostati quella sera, nascosti nell'ombra come cacciatori pazienti, avevano in mano una munizione che nulla aveva a che fare con la serie appena conclusa. Erano lì per il fattore Azal Suba. L'aria era già satura di elettricità per via delle voci recenti. Azal Suba, rientrata da poco da Londra, aveva incendiato i social con un commento criptico sulla sua vita privata. Una frase breve, lasciata cadere come per caso, è molto recente. Quella dichiarazione era stata la scintilla su una polveriera. Aveva riacceso vecchie curiosità e riaperto ferite che, nell'immaginario collettivo, sembravano appena cicatrizzate. La narrazione che la stampa cercava di cucire quella notte era pericolosa. Non si trattava solo di un ex o di un ex collega,
riguardava un triangolo professionale che coinvolgeva un amore passato, un produttore del presente e la star al centro, stretta fra sentimenti archiviati e gerarchie attuali. La domanda che ruppe la fragile armonia fu calibrata con fredda precisione. Il cronista non chiese semplicemente di Azal. Scagliò un dardo avvelenato, collegando l'attrice al produttore stesso della serie che Erkan aveva appena portato a termine. Che ne pensa del fatto che Azal Suba venga accostata al produttore del progetto appena concluso? Non era un'informazione, era una provocazione. Era una prova di resistenza, studiata per mettere alla berlina la pazienza di Erkan Merik e strappargli una reazione da titolone. E, per un istante, riuscì a fare esattamente quello. Per un attimo lungo come una morsa, la maschera del professionista, quella che Erkan indossa con naturalezza, si incrinò. Il sorriso, che spesso usa come scudo, svanì. La mandibola si irrigidì. Il silenzio che seguì fu più sonoro di qualsiasi urlo. Una pausa densa, nella quale si poteva quasi sentire il rumore dei pensieri che scorrevano veloci. Lo sgarbo al suo lavoro, il disprezzo implicito per la fatica della sua squadra, la confusione artificiale fra il passato sentimentale e il presente professionale. Quando parlò, lo fece con voce bassa e ferma, come chi sa di dover mettere un confine. Le parole non erano gelide, ma non concedevano appigli, la vita privata appartiene a ciascuno. Quella degli altri non è affar mio. Se non avete domande su di me, io vado. Buona serata. Niente trattative, nessuna strizzatina d'occhio ai microfoni, zero diplomazia di circostanza. Era un colpo secco al sensazionalismo. Ma era rabbia? È qui che il web si è spaccato. Facciamo un respiro insieme, cara famiglia di Turkey News Magazine. La reazione di Erkan è stata viscerale, e noi vogliamo ascoltarvi. Secondo voi, quel momento è stato un cedimento d'ira o una lezione necessaria sul rispetto dei limiti? Se foste stati al suo posto, a celebrare la fine di una lunga maratona di lavoro, come avreste reagito davanti a una domanda su un ex e su un capo? Diteci la vostra nei commenti. E, se apprezzate lo sguardo umano con cui cerchiamo di leggere questi istanti, lasciate un like al video e pensate di sostenere il canale cliccando su Unisciti. Il vostro sostegno rende possibile questo tipo di racconto. La risposta di Erkan scatenò subito una guerra civile nei commenti e sui social. C'è chi ha notato la tensione delle spalle, il passo accelerato verso l'auto, il distacco dello sguardo, gesti che tradiscono un disagio profondo. Per alcuni, quella era rabbia pura, non diretta a Zal necessariamente, ma al mancato rispetto per ciò che la serata avrebbe dovuto rappresentare. Una notte dedicata alla squadra, sequestrata da una curiosità morbosa sul passato sentimentale. Se davvero non gli importasse, non sarebbe stato così brusco, ha scritto qualcuno, suggerendo che l'indifferenza fosse solo una coperta tirata su per nascondere un dolore antico. Dall'altra parte, i suoi difensori hanno letto la scena come un confine tracciato con maestria. Non rabbia, ma disciplina. Erkan, dicono, non ha voluto alimentare un incendio che non aveva acceso. Ha tolto ossigeno al pettegolezzo, proteggendo l'integrità sua e del gruppo. In quest'ottica, quella frase è stata l'unica scelta dignitosa, non farsi trascinare nella melma. Così si è aperto un fronte invisibile, con tutti che guardavano lo stesso video e ne vedevano due realtà contrapposte, da un lato un uomo ferito dal passato, dall'altro un professionista indignato dal presente. La vera tragedia della serata, però, non sta nella domanda scomoda o nella risposta tagliente. La tragedia è che la narrazione originale, il saluto alla serie e al suo viaggio condiviso, è stata cancellata. Le lacrime dei tecnici, gli abbracci finali tra i comprimari, la chiusura artistica di un progetto che ha divorato anni ed energie, tutto scomparso. Le vite, il sudore, i piccoli traguardi, coperti da una valanga di speculazioni. Il giorno dopo, nessuno parlava del lavoro dei cameraman, dell'ultima scena girata, della concentrazione ostinata che Erkan aveva mostrato fino all'ultimo ciak. Tutti discutevano di Azal, del produttore, e della scena al portone con l'attore irrigidito ai flash. È un promemoria malinconico,
Nello showbiz, troppo spesso l'arte è tenuta in ostaggio dal gossip, e una fatica immensa può essere eclissata in un secondo dalla curiosità morbosa per le vite private. Erkan tentò di salvare la dignità della notte, ma anche i cavalieri, a volte, perdono contro i draghi che sputano inchiostro invece di fuoco. A fine serata, resta un'immagine che non se ne va, Erkan Merik che cammina da solo verso il buio, lasciandosi alle spalle i bagliori e i mormorii, nel tentativo di proteggere quello che resta della sua privacy in un mondo che sembra volerla divorare. C'è un dettaglio che molti hanno colto e che merita di essere ricordato. Prima che le telecamere invadessero il marciapiede, dentro il ristorante qualcuno aveva accennato a una canzone che fu colonna sonora di set interminabili. Le voci si erano unite, goffe e felici, su una strofa che parlava di ritorni e di partenze. In quell'istante, la troupe era una famiglia. E forse è proprio questo il motivo per cui ogni deviazione verso il pettegolezzo brucia il doppio, perché toglie luce a ciò che è stato creato insieme. E Azal Soba? Il suo nome è rimbalzato ovunque senza che pronunciassi quasi una parola. Quel è molto recente, è stato sezionato all'infinito. C'è chi ha letto in quelle 3 parole il desiderio di girare pagina, chi ci ha visto un velo di malinconia, chi invece le ha interpretate come un messaggio contorto. Ma la verità è che, in assenza di contesto, ogni frase diventa un prisma su cui ognuno proietta la propria fantasia. Eppure, per comprendere davvero la misura, occorrerebbe ricordare che anche lei è una professionista, anche lei è stata parte di un viaggio artistico condiviso, anche lei merita il diritto a un frammento di silenzio. La domanda rimane sospesa: Erkan e Azal incroceranno di nuovo i loro percorsi professionali? Oppure questa è la chiusura definitiva del capitolo comune nell'occhio pubblico? Certe strade, lo sappiamo, sembrano allontanarsi per ritrovarsi in un altro punto della mappa. Ma la scelta se farlo spetta a loro, non ai riflettori. E se la notte ha rivelato qualcosa, è forse la consapevolezza che esistono confini che andrebbero rispettati, soprattutto quando tutti, anche chi appare invincibile, sono solo persone stanche dopo una giornata infinita. Noi di Turkey News Magazine continueremo a osservare con attenzione ogni movimento, ma senza dimenticare cosa conta: il lavoro, il talento, la dedizione. Erkan, in un attimo di silenzio, ha mostrato più carattere di quanto altri mostrino in interviste interminabili. Il suo passo nella notte, asciutto e ostinato, dice una cosa semplice: la vita privata non è moneta per comprare applausi facili. E questo, a prescindere dalle squadre in cui vi schierate, è un messaggio che merita ascolto. Fateci sapere nei commenti come avete vissuto quella scena: avete percepito fragilità, forza, o entrambe? Vi siete sentiti chiamati in causa come spettatori, come fan, come esseri umani che sanno cosa significa difendere un confine? Se questa analisi vi ha fatto riflettere sul prezzo della fama, non dimenticate di mettere mi piace, condividere con chi ama queste storie e iscrivervi. E, ancora una volta, considerate l'idea di unirvi alla nostra comunità di membri cliccando Unisciti, per sostenere un modo di raccontare che vada oltre il titolo a effetto. Ci rivediamo nel nostro prossimo esclusivo, con la speranza che la prossima festa di fine riprese resti ciò che deve essere: un abbraccio a ciò che è stato, e uno sguardo fiero a ciò che verrà.